Oggi sarà una bellissima recensione su una fantastica bici elettrica che si propone di essere una delle fat bike con le ruote più grandi presenti sul mercato, con una spalla di ben 5 pollici che gli permettono di solcare qualsiasi tipo di terreno come ghiaia, sterrato, erba alta e anche nelle scampagnate nei boschi. E rispetto al modello precedente ha già gli specchietti retrovisori compresi nella dotazione, doppia ammortizzazione con un gioco aumentato di 100 mm e anche il telaio rinforzato, un bel passo avanti rispetto al modello precedente. Ma tornando al video di oggi, ho diviso questa recensione in 3 parti. Nella prima parte vi lascerò l'intero tutorial del montaggio, nella seconda parte andremo a analizzare tutte le sue caratteristiche tecniche e ci saranno delle sorprese, e nella terza parte andremo a fare un super test estremo di fuoripista andando a girare direttamente nel bosco della mia città. E se alla fine del video vi sarete innamorati di questo bolide, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. E se l'acquisterete direttamente nel sito ufficiale avrete anche una scatola omaggio al cui interno troverete un telo copribici sempre originale Fafris, un portachiavi, una camera d'aria di scorta e inoltre avrete anche un portacellulare impermeabile per fare delle bellissime scampagnate e addirittura 2 pastiglie dei freni di cambio. Ma ora, bando alle ciance, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con la recensione. Partiamo con il montaggio, iniziamo dai pedali. All'inizio avvitate manualmente per poi farvi aiutare con la chiave inglese, andare a ripetere la stessa procedura con l'altro pedale. E ora è arrivato il turno del manubrio. Per montarlo bisogna sbloccare questo fermo per poi andare a riavvitare le 4 viti nella posizione precedente. E ora è il momento di andare a montare il proteggi LED anteriore. Vi basterà svitare queste 4 viti che troverete ai lati del LED, infilarlo per poi andarle a riavvitare. Anche questa procedura è veramente molto semplice, vi basteranno 30-40 secondi. Fissare i porta specchietti retrovisori e una volta che avrete trovato la posizione vi basterà fermarlo avvitandolo col kit dato in dotazione, per poi andare a replicare lo stesso procedimento dall'altra parte. E concludete il tutto andando a avvitare i 2 specchietti e quando comincerà a essere duro vi basterà fermarlo definitivamente col bulone superiore per poi andarlo a coprire e sigillare con il gommino. E ora siamo giunti all'installazione della gomma anteriore. Andiamo a svitare il dado, anche questa operazione è abbastanza semplice, per poi andare a estrarre il fermo dall'altra parte. E una volta fatto passare il fermo andate a riavvitare il bullone. Non ci rimane che finire il cablaggio. Fatevi aiutare anche dalle freccettine per capire in che zona premere durante l'unione dei connettori, e con questo di colore rosso abbiamo ultimato il montaggio. E ora andiamo a analizzare tutte le caratteristiche tecniche di questa fantastica F20 Ultra, a partire dal motore, che è un potentissimo motore brushless da 750 watt con picco massimo di addirittura 1200 watt. Veramente tanta roba che la rendono la bici perfetta per scalare in tutte le situazioni. Grazie anche alla super batteria a litio rimovibile dell'LG da 48 volt e 25 ampere. Per accenderla vi basterà schiacciare questo tastino selezionando l'opzione 1. Ha un'autonomia in pedalata assistita di ben 140 km e 100 km invece in modalità solo elettrica. La potete anche estrarre per caricarla direttamente dentro casa vostra, e per quanto riguarda i tempi di ricarica siamo intorno tra le 7 e le 8 ore per una ricarica al 100%. E ora guardate da vicino uno dei suoi punti di forza, questo bestione di super ruota ha un diametro di 20 pollici e una spalla record da ben 5 pollici. È dotata di doppia sospensione idraulica, una all'anteriore all'interno della forcella e una super sospensione nella parte centrale. Guardate che mollettone rosso veramente aggressivo, e lo trovo anche
veramente bello a livello estetico. E per quanto riguarda la comodità, devo dire che mi sono trovato veramente da Dio. L'ammortizzatore funziona veramente in maniera egregia anche nelle situazioni più difficili. Inoltre questo possente sellino, che anche è veramente molto morbido, aiuta la sospensione centrale per darvi il miglior comfort. E tra l'altro, essendo così lungo, potete anche caricare un'altra persona senza problemi, grazie anche alla struttura a traliccio extra resistente che portano ad avere una portata massima di oltre 130 kg. Per quanto riguarda il cambio, abbiamo un cambio Shimano a 7 rapporti, con questa levetta si scala e con questo tastino si aumenta la marcia. È un cambio veramente affidabile ed è il cambio più diffuso che ormai montano tutte le fat bike. E come ultimo punto di forza inserisco sicuramente il doppio freno idraulico, che adesso andiamo a vedere nel dettaglio. Normalmente le altre fat bike montano il 160 mm, invece questa bellissima F20 Ultra è dotata di un 180 mm autoventilato, sia all'anteriore ma anche al posteriore, per cui devo dire che nelle frenate non ho riscontrato nessun problema, e grazie anche alla spalla così larga e a questi mega tasselloni avrete sempre la sensazione di essere in controllo sulle bike. E per finire vi faccio un primo piano del manubrio, guardate quanto è accessoriato. Questa è la pulsanteria che serve per attivare e spegnere le bike tramite questo tastino, il più e il meno per aumentare o diminuire il regolatore di velocità, ed è anche dotata di tantissimi sistemi di sicurezza, a partire dagli specchietti retrovisori in dotazione, veramente tanta roba, perché normalmente non vengono mai inseriti nella dotazione base. E vi informo anche che la bicicletta, dopo 30 secondi che sarete fermi in uno stesso punto, entra in modalità stand by, e anche se proverete a attivare l'acceleratore la bicicletta non partirà. Per disattivarlo vi basterà toccare la levetta del freno per 3 secondi, impostare il livello di velocità che desiderate, e solo dopo aver fatto tutta questa procedura la bicicletta sarà pronta a partire di nuovo. E ora andiamo a fare un bel test extreme con questa F20 Ultra versione super upgrade. Sto andando in una zona con l'erba altissima, sarà più alta di 30 cm, l'ammortizzazione sta andando veramente bene, non ho nessun problema né alle mani di vibrazione, neanche al fondoschiena, ma visto che voi siete un pubblico molto esigente andiamo a fare anche un po' di fuoripista extreme all'interno del bosco, sperando di non cadere e farsi male. Beccatevi in che zona sto andando con questa bici. Questa salita sarà almeno del 20 o 30%, sto anche derapando con la ruota posteriore, ma è riuscita a portarmi fino in cima. E adesso torniamo anche nell'altro bosco. Questa zona è veramente perfetta per testare la parte extreme di questa F20 Ultra. Anche qui siamo in mezzo al bosco, è veramente un terreno super accidentato, guardate, ci sono dei vecchi tronchi, dei bastoni, vado piano perché non si sa mai, ma con queste ruote avete la potenza nelle vostre mani per salire in qualsiasi situazione. Beccatevi sta buca, vediamo. Oh mio Dio, è riuscita a passarla anche indenne. Vi devo dire che secondo me non esiste un terreno in cui potrete mettere in difficoltà questa Fafris. Guardate anche questa zona che è praticamente stata zollata. Con una normale bicicletta mi sarei praticamente devastato la parte posteriore del mio corpo, ma qui sto riuscendo a uscirne indenne e onestamente non me lo aspettavo, perché sapevo che era una super fat bike, ma non pensavo che potesse superare ostacoli di questo livello. Cioè ormai non c'ho neanche più gusto a girare nella zona asfaltata vedendo le capacità di questa bicicletta elettrica. Ma ora andiamo anche nella ghiaia, così facciamo un po' il test completo: erba, ghiaia e bosco. Ecco qua nella zona ghiaiata, nonostante la mia velocità oltre i 20 km/h in queste condizioni, che è veramente molto rischioso, non avrete nessuna sensazione di instabilità grazie alle spalle così larghe di oltre 5 pollici. E ora andiamoci a girare per vedere se riesce anche a salire in tranquillità questa pendenza del 15%, tra l'altro ghiaiata. Sto usando solo l'acceleratore, per cui non sto neanche pedalando, ma guardatevi come schizza, sta andando oltre i 20 km/h in salita in queste condizioni. C'è anche una strada che non ho mai esplorato, andiamo a farci un giretto, dato che con questa bici mi sento che posso andare ovunque. Mamma mia, è pieno di ortiche, spero di non dover scendere da queste bike, è veramente impressionante. Con questa bicicletta
volta vi potete sicuramente togliere tantissime soddisfazioni. Siamo arrivati alla fine del test su strada e devo dire che per quanto mi riguarda questa fantastica F20 versione upgrade ha fatto veramente un ottimo lavoro. Non ho riscontrato nessun terreno sterrato, ghiaia e anche situazioni in mezzo all'erba alta superiore a 30 cm che l'abbiano messa in difficoltà. Per quanto riguarda il prezzo, viene lanciata sul sito ufficiale a 2.299 e se l'acquisterete nel sito ufficiale inserendo il codice sconto LucaTache avrete un bellissimo sconto del 6%. La andrete a pagare 1.973 invece di 2.299 euro, praticamente più di 300 euro di sconto. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!